Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Dopo il piccolo weekend tour di Parigi che mi ha portato a visitare alcuni ristoranti e negozi asiatici della capitale francese, si ricomincia con le ricette. Oggi infatti ho deciso di utilizzare alcuni ingredienti che ho trovato in alcuni di questi negozi per preparare la ricetta odierna. Oggi si torna infatti in Giappone per preparare uno dei piatti preferiti dagli amanti del pesce, come me. Sto parlando del Kaisendon, ovvero una tazza di riso con pesce e frutti di mare. Kaizen in giapponese sono i frutti di mare, mentre il don è la tazza che solitamente si riempie di riso. Di conseguenza Kaisendon è la tazza con i frutti di mare. Fa parte della grande famiglia dei donburi, ovvero queste tazze di riso, ripiene di riso, guarnite con tantissimi ingredienti sempre differenti. A seconda dell'ingrediente che guarnisce il riso, il piatto prende un nome differente. Ne esistono tantissimi tipi, tra i più famosi c'è l'unagidon con l'anguilla, per esempio il tendon col tempura sopra, oppure il tekkadon col tonno, oppure ancora lo yakodon col pollo e le uova. Insomma, ne esistono tantissimi tipi molto famosi sparsi nelle varie prefetture del Giappone. La ricetta di oggi è veramente facile da fare e composta da pochi ingredienti che devono essere quindi per forza di buona qualità e soprattutto freschissimi, mi raccomando. Andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il Kaisendon avremo bisogno di 240 g di riso giapponese, 100 g di tonno abbattuto, 150 g di salmone abbattuto, un filetto di orata senza pelle abbattuto, 50 g di ikura, ovvero le uova di salmone, lo stelo di un cipollotto, 2 cucchiaini di wasabi, fresco o in tubetto, 2 uova super fresche, un foglio di alga kombu, olio di sesamo quanto basta, salsa di soia shiro quanto basta, sake quanto basta, furikake al sesamo quanto basta, sansho quanto basta e shishimi togarashi quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta. Il piatto è diviso in varie componenti e chiaramente io comincerò con quella che richiede più tempo, ovvero la marinatura del filetto di orata in alga kombu, la tecnica kombujime, che richiede effettivamente alcune ore. Tutto il resto, tutte le altre componenti potranno essere eseguite nell'ordine che preferite. Lasciate però per ultimo il wasabi fresco, che come vi spiegherò nel video dovrà essere grattugiato assolutamente alla fine. E adesso non ci resta che cominciare la ricetta. Per cominciare prepariamo l'orata in kombujime. Disponiamo il filetto sul tagliere e con un coltello estremamente affilato tagliamo delle fette non troppo sottili. Inumidiamo bene il foglio d'alga kombu con del sake, quindi ricopriamone metà con le fettine di orata. Pieghiamo la restante alga ricoprendo il pesce, schiacciando leggermente con la mano per far aderire. Disponiamo il tutto su un vassoio e spennelliamo la superficie con un altro po' di sake. Ricopriamo quindi con pellicola alimentare, posiamo sopra un altro vassoio e schiacciamo leggermente. Lasciamo riposare adesso in frigo per 4 ore. Passato questo tempo stacchiamo delicatamente l'alga dal pesce e togliamo con attenzione le fettine, evitando di romperle. Una volta fatto conserviamo l'orata in frigo fino al momento dell'utilizzo. Mettiamo il riso in un passino posto sopra una bacinella. Ricopriamolo con acqua fredda e strofiniamolo delicatamente tra i palmi delle mani in modo da togliere l'amido in eccesso. Eliminiamo l'acqua, rimettiamo il passino e ripetiamo le operazioni per altre 4 volte. Dopo aver posizionato il riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo 240 ml d'acqua, chiudiamo e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo, apriamo il coperchio, mescoliamo il riso per separarne i chicchi, chiudiamo il coperchio, spegniamo e lasciamo intiepidire. Per preparare il tataki di salmone, scaldiamo bene una padella antiaderente e aggiungiamo un goccio di olio di sesamo. Una volta caldo, mettiamo il salmone e schiacciamolo leggermente con una mano per farlo aderire. Dopo 10 secondi di cottura, giriamo il pesce dall'altro lato e cuciniamolo altri 10 secondi. Cuciniamo per lo stesso tempo anche i bordi laterali e una volta fatto togliamo il salmone dalla padella e immergiamolo in una bacinella di acqua ghiacciata per bloccare la cottura. Asciughiamo quindi bene il pesce con un foglio di carta Scottex.
Come vedete, il salmone deve essere appena scottato da tutti i lati. Ora, con l'ausilio di un coltello molto affilato, tagliamo il salmone in fettine che, a seconda dei gusti, potranno essere molto fini o un po' più spesse. Una volta fatto, lasciamo riposare in frigo fino al momento dell'utilizzo. Per preparare la tartara di tonno cominciamo col tagliare il filetto in due nel senso della lunghezza. Tagliamo le due metà in bastoncini e per finire il tutto in cubetti. Mettiamo il pesce in una ciotola. Aggiungiamo un goccio di olio di sesamo, un goccio di shiro shoyu, un pizzico di sansho e un pizzico di shicimito garashi. Mescoliamo bene il tutto e una volta fatto lasciamo riposare in frigo fino al momento dell'utilizzo. Con l'utilizzo di un coltello affilatissimo affettiamo più finemente possibile lo stelo del cipollotto. Una volta fatto riserviamo a parte. Se come me siete così fortunati da avere una radice di wasabi, sappiate che è preferibile grattugiarla all'ultimo momento perché il delizioso aroma fresco e pungente di questo prodotto si affievolisce molto dopo circa 20 minuti. Dovete inoltre avere una particolare grattugia a superficie ruvida dove passare sopra la radice in modo da ottenere una pasta. Cominciamo a grattugiare il wasabi in modo circolare al fine di ottenere una pasta liscia che, visto quello che costa, recupereremo con molta attenzione. Ottenuti 2 bei cucchiaini, prepariamoci quindi all'impiattamento. Preparerò ora una porzione di kaisendon, quindi utilizzerò metà degli ingredienti preparati finora. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Disponiamo al centro di una bella tazza metà del riso e schiacciandolo leggermente creiamo una specie di cono con un piccolo buco in cima. Disponiamo ora la tartara di tonno, il tataki di salmone, l'orata in kombujime, il cipollotto affettato, condiamo con un filo di shiro shoyu, un filo di olio di sesamo e un pizzico di furikake al sesamo. Posizioniamo con attenzione il tuorlo d'uovo al centro, aggiungiamo ikura, wasabi grattugiato e cospargiamo il tutto con un po' di kizami nori. E il nostro coloratissimo kaisendon è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del kaisendon, questa ricetta molto semplice che deve la sua buona riuscita soprattutto alla qualità degli ingredienti che utilizzerete. Più il pesce, il riso e i vari ingredienti sono di buona qualità, più il piatto ovviamente sarà buono. Altra cosa importante, altro fattore importante, visto che questo piatto è preparato principalmente con pesce crudo o marinato, comunque non cotto, bisogna assolutamente utilizzare del pesce abbattuto. Anche se è vero che i pesci di allevamento hanno un basso rischio di solito di essere parassitizzati dall'Anisakis, è sempre meglio, è sempre buona precauzione prendere pesce abbattuto, quindi o ve lo fate abbattere direttamente dal pescivendolo o dal supermercato oppure utilizzate il famoso metodo homemade che consiste nel congelare i filetti di pesce per 96 ore, quindi per 4 giorni interi, a patto che il vostro congelatore di casa arrivi a una temperatura di meno 18 gradi, altrimenti questa cosa non funziona. Mi raccomando, fate attenzione, è molto importante che poi non mi scriviate "Ara Gurumeto che ho provato a fare la ricetta del kaisendon e sono in ospedale col mal de panza". Io vi ho avvertito, fatti chiari, amicizia lunga. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, guardate, lo vedete il tasto qua sotto? Lo vedete quello là con scritto iscriviti? Vi spiego un segreto, bisogna premerlo. Iscrivetevi al mio canale, azionate la campanellina e che caspita, se volete farlo bene, e se no io la prossima settimana sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti.